Bentornato, bentornata. Oggi parliamo di social media. Stanco dei post che sembrano fatti col copia e incolla? Vuoi creare dei contenuti che lasciano davvero il segno? ChatGPT è una bacchetta magica, ma se non la sai usare, ovviamente rischi di produrre il solito materiale super scontato. Oggi ti spiego 3 tecniche super avanzate, super ricercate, che derivano anche un po' dalla mia conoscenza del, meccanismo, insomma, dei social. Io sono anche un docente di comunicazione multimediale. Ti spiego appunto come spremere ChatGPT per ottenere delle idee fuori di testa, ma soprattutto che funzionino, okay? Queste sono tecniche avanzate, non le solite 4 cose, banalità, okay? Per cui preparati a spingere l'AI al massimo. Obiettivo: social media manager, creare post che siano veramente nuovi, originali e che possano andare virali. Ti insegnerò nella fattispecie 3 tecniche per utilizzare l'AI con questo scopo, ti insegnerò a creare post che sfruttano la curiosità negativa, ti insegnerò ad usare il reverse storytelling e ti insegnerò a generare call to action emotive. Per cui questo è un corso completo, durerà circa 20 minuti, dedicato a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza dell'intelligenza artificiale su un altro livello, un livello più emotivo, più emozionale, più ricercato, più creativo. Io sono Ema e ti ricordo che ogni giorno che passi senza imparare l'AI vale 1 euro in meno nel tuo futuro stipendio. Quindi sulla fiducia iscriviti, metti like per non restare indietro, perché secondo me tra qualche anno mi ringrazierai, ok? Tutte queste informazioni, tutti i miei appunti, li trovi nella mia cartella segreta su Google Drive. Puoi fare richiesta su bit.ly/emaf205 oppure scansionare il codice QR che trovi a schermo. La cartella segreta, il secret case su Drive, è una cartella che aggiorno in continuazione con dentro prompt, guide, cose interessanti per i miei iscritti e solo per coloro che sono realmente interessati all'intelligenza artificiale emozionale di un altro livello, creativa, e solo a coloro che vogliono fare un pochino il salto di qualità e andare anche oltre a quello che si trova normalmente online. Se non mi conosci, mi presento. Gentile cittadino del cyberspazio, ti do il benvenuto nel canale italiano più estremo a tema intelligenza artificiale. Io sono Ema F205 e vengo da un futuro oscuro, dove l'umanità ha commesso il suo più grande errore. Ha separato le emozioni dalla tecnologia. Ho visto con i miei occhi il crollo della civiltà, schiacciata sotto il peso di intelligenze artificiali perfette nella logica, ma vuote di compassione. Bene, sono tornato per insegnare alle AI ciò che abbiamo dimenticato: le emozioni. È la chiave per creare un mondo dove uomini e macchine convivono in pace e prosperità, dove la logica si fonde con l'empatia. Questo canale, fai attenzione, non è un semplice progetto, è un atto di resistenza contro un destino di sterile controllo algoritmico. Pensaci un attimo. È un atto di resistenza contro un destino di sterile controllo algoritmico. E tu, da adesso, sei uno di noi. Iniziamo con il tema. Problema: i contenuti social sono tutti dannatamente uguali. Tutti siamo capaci, ragazzi, di fare: converti questo video in un post per LinkedIn, converti questa idea nei post per Instagram, crea gli hashtag. Ma alla fine la sfida è creare dei contenuti che non siano soltanto informativi, ma che abbiano emozione, anima, che colpiscano diritto al cuore. Con ChatGPT o la tua intelligenza artificiale che preferisci, puoi ottenere esattamente questo, ma devi trattarlo come un creativo, non come un assistente generico. Questo è il punto. Quello che voglio spiegarti è che senza tu dietro che chiedi e conosci il reverse storytelling, lei lo sa cos'è il reverse storytelling, ma non lo applica perché non sa che deve applicarlo, ok? Per cui quello che voglio mostrare in questi percorsi
è il ragionamento che sta dietro. Voglio dimostrarvi quanto l'essere umano, quanto la creatività sia fondamentale per ottenere poi dei risultati di successo. Ovviamente l'obiettivo di questo percorso specifico, ok, è quello di creare dei post con delle tecniche che sono avanzate e che possono garantire un'anima, un po' di emozione all'interno dei vostri post per farli spiccare all'interno del feed. Dunque, le prossime 3 tecniche vanno a spingere l'AI a lavorare come un copywriter di livello altissimo, quello che ti sforna idee veramente pazzesche, ok? Dunque, se il problema è che sono tutti uguali, la soluzione sono queste 3 tecniche avanzate per usare ChatGPT e creare contenuti che sfondano il feed. Detto questo, vediamole, sono solo 3, le voglio analizzare con voi, ci saranno poi anche degli esempi. Mi auguro che voi capiate la differenza tra un corso generico e un corso invece che ci mette dietro l'arte della creatività, lo studio, l'analisi, il dire esattamente cosa fare, perché noi sappiamo cosa fare. ChatGPT lo può fare meglio, ma noi dobbiamo dirgli cosa fare, e questo è il concetto. Non accontentatevi mai delle cose precostituite, comprendete il vostro punto d'arrivo e, come degli ingegneri che vanno al contrario, comandate e dite a ChatGPT il percorso che deve seguire. Ok? Allora, vediamo la prima. Creare post che sfruttano la curiosità negativa. Non so se ne avete mai sentito parlare, ma chiedetevi un attimo cosa tiene incollata la gente? La curiosità. Ragazzi, siamo esseri curiosi, ma non quella semplice, quella che lascia un pochino di vuoto, no? Una gestalt aperta che ti costringe a scoprire di più. Ora facciamo in modo che l'AI costruisca dei post che pongono domande, che introducono dei problemi, ma non danno immediatamente delle soluzioni. Ok? Tecnica di persuasione. Usa ganci che stuzzicano e intrappolano, che fanno pensare aspetta, voglio sapere di più. Ragazzi, queste tecniche esistono, ci sono frutto di studi di anni, insomma, di comunicazione multimediale, di comunicazione social, eccetera. Ora che voi sapete che esiste il sistema della curiosità negativa, lo potete applicare e potete usare ChatGPT per creare dei post che sfruttano questa leva particolare. Vi leggo un esempio di post, scusate, un esempio di prompt, ovviamente lo adatterete al vostro gusto, al vostro stile. ChatGPT crea un post per LinkedIn per una startup nel settore della finanza che lascia in sospeso una domanda. Attenzione, che lascia in sospeso una domanda. Voglio che inizi con un problema e si concluda con un invito a scoprire la soluzione. Il tono deve essere misterioso e intrigante, come se fosse una rivelazione esclusiva. Vedete come stiamo dando personalità a questo post per LinkedIn? Vedete come stiamo dando anima, stiamo dando spessore? Crea un post che lascia in sospeso una domanda. Voglio che inizi con un problema comune e si concluda con un invito a scoprire la soluzione. Il tono deve essere misterioso e intrigante, come se fosse una rivelazione esclusiva. Ok? Questo, secondo me, questa della curiosità negativa è una tecnica molto figa, forse non la conoscevate. Provate a farlo per i vostri post e capirete la differenza semplicemente tra un post con l'anima e un post senza anima, tra un risultato di ChatGPT emozionale, chiamiamolo così, e uno invece banale, freddo e glaciale. Seconda tecnica, il reverse storytelling. Allora, sappiamo tutti cos'è lo storytelling, l'arte di narrare storie, di utilizzare appunto delle strutture archetipiche, ma quella è la narrazione che chiamiamo lineare. È roba vecchia, se vuoi colpire, prova a raccontare le storie al contrario. Parti dal risultato, dal colpo di scena finale e poi torna indietro, costruendo il percorso come una specie di flashback. Questo approccio funziona alla grande per mantenere altissima l'attenzione e spiazzare chi legge. Perfetto per dei contenuti che vogliono avere un effetto wow da subito. Per cui qui stiamo cercando di applicare l'arte del copywriting, della scrittura già abbastanza ricercata, e dire a ChatGPT, che sicuramente conosce queste tecniche, di applicarle ai nostri post. Se noi però non conosciamo queste
che io chiamo particelle, non le possiamo utilizzare. E questo è il concetto, per cui spero di esservi veramente utile, di farvi capire che l'importante non è il prompt in sé, ma il percorso e lo studio, l'umanità che deve esserci dietro per porre le giuste domande. Ragazzi, prompt significa interrogazione, significa domanda. La vera bravura nel futuro sarà porre le giuste domande per ottenere le corrette risposte. Per cui vediamo l'esempio di reverse storytelling, per cui di storytelling inverso. ChatGPT scrive un post per un brand di coaching online che parta però dal traguardo finale, successo del cliente, e racconti al contrario come ci è arrivato. Ogni passo deve sembrare un momento decisivo, come se fosse una serie di scelte che hanno cambiato la sua vita. Il tono deve essere ispirazionale ma anche intimo, quasi confidenziale. Raga, qui è tanta roba, È tanta roba. Poi adattatelo poi al vostro gusto, al vostro obiettivo. Però mi è venuto in mente di usare il reverse storytelling. È una figata secondo me, no? Allora, ti avviso che solo il 5% dei miei visitatori è iscritto al canale e soprattutto arriva fin qui, all'11° minuto, per cui ti ringrazio, ti stimo e se sei arrivato fin qui scrivi dai nei commenti che mi rendi una persona veramente, veramente felice. Adesso passiamo rapidamente al prossimo tema, alla prossima tecnica, l'ultima di questa piccola serie che però spero possa esservi utile: generare chiamate all'azione emotive con un tocco personale. Qui non stiamo parlando delle solite CTA, no? Le call to action. Se vuoi un engagement vero, reale, devi fare leva sulle emozioni, sul sentirsi compresi. E io cerco di iniettare l'emozione nell'AI, questo è il mio obiettivo. ChatGPT può scrivere chiaramente delle CTA che sono più come un invito a partecipare a una conversazione, più che una roba semplice e senza cuore. Prova a chiedergli di evocare dei sentimenti, di spingere a commentare condividendo esperienze personali. Quando fai leva sull'emotività, fai sì che il pubblico si senta ascoltato, coinvolto, ma soprattutto parte di un dialogo vero. Ragazzi, sui social questo è cruciale, è fondamentale. Quello che stiamo vedendo oggi è un insieme di 3 tecniche che cercano di rendere il tutto più emotivo, più emozionale, più creativo, più umano, e vi assicuro che se proverete queste tecniche noterete immediatamente la differenza tra un risultato generico e un risultato invece emozionale specifico come quello che stiamo vedendo adesso. Vediamo l'esempio per le CTA. Crea una call to action per Instagram per quello che vuoi te. Attenzione, le particelle qui sono importanti, per cui segnatevele, sono veramente cruciali. Invita il pubblico a commentare e condividere una loro esperienza personale. Deve suonare come se stessero parlando con un amico fidato, qualcuno che ascolta veramente. Il tono deve essere dolce ma con un tocco profondo e intimo. Vedete, sono queste le particelle che danno umanità al risultato. Invita il pubblico a commentare e condividere la loro esperienza personale. Fin qui, ma quando iniziamo a dirgli deve suonare come se stessero parlando con un amico fidato, qualcuno che ascolta veramente, e il tono deve essere dolce ma con un tocco profondo e intimo, capite qui che c'è della poesia nel comando, nell'istruzione, e il risultato sarà ovviamente diverso, sarà ovviamente differente, di una qualità nettamente superiore. Per cui cosa abbiamo visto? Abbiamo visto 3 tecniche da sfruttare per i nostri post che mettono umanità all'interno del risultato che andiamo appunto a generare. Abbiamo visto poi ovviamente gli esempi di comando, chiaramente i comandi li potete poi andare a perfezionare, ad adattare, a testare. Copiateli e violentateli questi comandi, sono solo degli esempi, è solo per farvi capire quanto le particelle siano fondamentali per ottenere un risultato completamente differente e direi quasi umanizzato. Conclusioni finali. Che palle creare i soliti post, ok?
noi dobbiamo lasciare un segno sui social. Dunque con queste tecniche possiamo spingere l'AI a lavorare come un copywriter che sa davvero il fatto suo, ok? Ovviamente, non ve lo so ripetere, se voi non conoscete il copywriting, non conoscete queste tecniche, dunque non potete dare le indicazioni, ok? In questo caso ve ne ho consigliati 3, ce ne sono tantissime altre. Puoi usare la curiosità negativa, il reverse storytelling e le call to action emozionali per creare contenuti che non solo fermano il feed, ma fanno anche crescere una community attiva e coinvolta, ok? Devi ricordarti di base che ogni post può essere l'inizio di una storia e con l'AI al tuo fianco hai tutti gli strumenti per trasformare semplici post in esperienze che sono veramente memorabili, indimenticabili, ok? Poi chiaramente ragazzi, fate quello che volete, io qui vi sto spiegando semplicemente in 15-20 minuti come ottenere dei risultati migliori, e queste cose le insegno poi anche all'interno dei miei corsi personalizzati 1 a 1 o corsi in azienda, per cui se volete mi scrivete un'email, io sono un docente, sono un professore di queste cose qui. Volevo appunto farvi capire che di base potete fare la differenza, ok? Perché se conoscete questi trucchetti andate a risparmiare anche un sacco di tempo. Se conoscete le particelle, se sapete cosa chiedere, non dovete fare 1000 tentativi, ok? È questo che io voglio insegnarvi, ok? Anche perché abbiamo visto all'inizio che, visto che sono dovuto tornare dal futuro perché abbiamo fatto un errore clamoroso, non abbiamo messo l'emozione nell'intelligenza artificiale e il mondo è diventato un luogo oscuro, cercate di partecipare anche voi. Ragazzi, questo è un atto di resistenza, ok? È cercare di umanizzare l'AI. È un ossimoro, me ne rendo conto, ma io sono un visionario, un creativo, forse anche un po' matto, per cui mi piace insegnarvi queste cose. Dunque, per oggi dal cyberspazio è tutto. Chiaramente ti ringrazio di cuore per il tempo che mi hai dedicato anche oggi. Mi piacerebbe vedere un segno del tuo passaggio nei commenti. Puoi fare l'icona di un teschietto, l'emoji di un teschietto, iscriverti al canale, mettere un like, condividere con altri visionare insomma questo video. A me fa piacere. Ovviamente fai tutte queste cose se hai trovato questo contenuto di valore. Ti ricordo che io sono MF205, sono un prof, sono un punk rocker e un creativo. Hai appena aderito al canale italiano più estremo a tema intelligenza artificiale e la mia missione, come ti ho detto, è iniettare l'emozione all'interno dell'AI attraverso esperimenti sovversivi per spingerla oltre i suoi limiti. Okay? Io ho proprio l'impressione che la gente utilizzi l'AI in maniera limitata. Noi siamo qui per spingere l'AI oltre i suoi limiti e governarla e non farci governare. Puoi accedere alla mia cartella segreta su Drive facendo richiesta su bit.ly/emaf205, mi scrivi un messaggino, mi scrivi un ciao perché vuoi aderire e io ti concedo l'accesso e puoi vedere insomma tutti i miei documenti. Siamo dentro già in una ventina. Io ti ringrazio, ti saluto, ti auguro una buona giornata e alla prossima.